Questa nave è l'Amerigo Vespucci, considerata la nave più bella del mondo. È anche un tesoro vivente che solca i mari dal 1931, quasi un secolo di storia sull'acqua. La nave viaggia per il mondo, visitando numerosi paesi. In ogni nazione che arriverà, non arriverà solo la nave più bella del mondo, arriverà l'Italia. 5 continenti, 28 paesi. Ma nel corso della sua storia non si è mai recato nelle Filippine, o a Manila precisamente. Ma nel settembre del 15-17 2024, l'Amerigo Vespucci arriverà a Manila e sarà aperto al pubblico. E come l'ho detto, questo evento è estremamente raro. Chissà perché potrebbero passare decenni prima che torni. Siamo molto contenti, molto entusiasti di essere qui nelle Filippine, di avere anche un'accoglienza così calorosa da parte della popolazione civile e niente, ci prepariamo a vedere di gestire queste visite a bordo. Un saluto all'Italia! E quindi unisciti a me nell'esplorazione della nave più bella del mondo e lungo la strada incontreremo una persona inaspettata, una filippina che parla italiano. E allora, cosa stai aspettando? Benvenuti sulla Vespucci. Allora, è una giornata ventosa e stiamo aspettando il nostro turno per entrare sulla nave. E dopo un'ora di attesa ci chiamano. Allora, andiamo alle nave. In questa parte devo stare attento perché, guarda, C'è un'acqua qui sotto. e un poco dopo, sono rimasto impressionato dalla grandezza di questo posto perché guarda che figata è. In realtà pensavo che qualcuno ci avrebbe fatto da guida, ma poi Ay, di ba to tour? Tayo-tayo lang bala. Parang, unless we ask them, masabi mo yun. sono contento di non essere stato in acqua quando il mio telefono è caduto. E quindi, proprio come gli altri, ho preso qualche clip sulla nave. Non so nemmeno perché lo stavo facendo, perché puoi cercarlo su Google, però vabbè. E come puoi vedere, siamo stati fortunati a essere tra i primi a salire, perché guarda com'era vuota la nave. E la ragione per cui era vuota è che l'altro gruppo di persone che non era ancora salito qui stava ancora aspettando il loro turno. E sta arrivando già. Lasciatemi cantare con la Mentre stavamo camminando, una delle persone che faceva parte del primo gruppo era questa signora qui, che è una filippina che parla italiano. Stata in Italia? No? Non sono stato. Mai. Però si parla Allora, di... no, vai. E così ho deciso di parlare con lei dove scopriremo perché parla italiano. 1980. 80. Io mi meraviglia, come mai si parla italiano benissimo? No, parlo italiano mismo, dai, parlo molto ma bene. tu hai Parli studiato? bene, sì, ho studiato nella mia casa e soltanto così, ma oltre a questo non ho imparato italiano io in casa. Ma non sei stato mai in Italia? Oh mamma mia, meraviglioso. E il tuo marito anche parla Mio italiano? marito. No, mio marito non parla italiano. Ma anche sono molto sorpreso perché parli italiano e avete imparato italiano lì in Italia quando Sì, siete sì. arrivati lì. Perché prima sono sposato con italiano e adesso Ma siete stati separati i due? ho una figlia ancora di là che sta lavorando. Cioè, abbiamo una figlia. E parli italiana? Sì. Lei parla italiano? Sì. Ma prima nella casa con il tuo ex marito parlavi italiano? Lui. Qual era la tua città in Italia? A Cosenza. No, è la prima volta che ho sentito questo. Reggio Calabria. Calabria sì, Reggio Calabria. però quello che Sono detto stata prima di anche in questo, Roma. no. Perché quella è provincia. Sono stata anche in Roma, sto lavorando in una clinica. Perché mio marito è dottore, cioè abbiamo conosciuto di là in ospedale. Allora parliamo della cultura perché, Ok. perché ovviamente che c'è qualcosa di social che ha passato con voi. Di là in tutto negozi chiuso alle 2 di Del pomeriggio. pomeriggio. Non sapevo che passava anche in Italia Yeah, perché i miei uguale. amici che hanno vissuto lì in Spagna ha detto questo perché dormono le persone Dorme e anche- apre alle 5.
E questo è quello che chiamiamo la siesta. La siesta, Sì, sì. siesta, sì. Alla 2 siesta e apre alla 5. C'è anche una parola per questo in Italia. O Siesta, il siesta. stesso in Italia, siesta. Siesta. Dove? Perché Yeah, yeah. e le persone quando dicono che lì nelle Filippine le persone non lavorano molto, noi la Uguale. nostra E cultura. poi loro fa saldi mese di agosto. Come i sconti. Sconti, saldi, sconti. Ogni agosto. E loro non mangiano pochissimo riso. Sempre pasta. Tutti Sì, i giorni, sì. sempre pasta. Con vino a tavola. Sì, sì, però dipende perché durante la mattina non mangiano troppo. No, È solamente loro non, caffè. loro non mangiano colazione, solo caffè. Però loro mangiano pesante dal pranzo. Sì, Però loro non mangiano quasi colazione. grazie mille Elisabetta. E tu come ti chiami? Aljon. Aljon. Questo è il mio canale. So you're a blogger? Sì, io sono un blogger. Oh, Okay yeah. na po. Thank you. Maraming salamat Nice po. meeting you. Nice meeting you po. Okay. Mamaya ulit. Ciao! Dopo aver parlato con Elisabetta, ho continuato a fare un giro sulla nave. E dopo siamo saliti in cima e la vista era ancora più bella di quanto si immagina. Guarda che bellezza! Sembra davvero un dipinto di Rinascimento per me, perché la nave è bella. Sì, perché la nave è bella, ho deciso di prendere una foto con la marina. Con le marine. Vabbè, gli italiani sono una delle razze più belle per me. E ascolta cosa mi stavo dicendo in quel momento. Quello che ho trovato e incontrato oggi sono bellissimi perché sono giovani tutti loro, e anche dei vecchi, ma sono giù, non so, sono nascosti loro sono bellissimi, gli italiani sono in questo angolo d'Italia per studiare, anche per cercare la pace. So se tu mi penserai. A parte questo, questi sono i miei pensieri casuali mentre parlo con me stesso, perché no? La nave di pesca non è Alemania, perché solamente in italiano passa questo, perché nelle altre lingue c'è Alemania, Germania, però oltre a questo in italiano è tedesco. Se potete vedere, mentre parlavo, il numero delle persone sulle navi è aumentato. C'erano già molte persone e guarda. E dopo ho notato che sarebbero arrivati ancora più visitatori, quindi ho deciso di spiegarmi. Ano hinihintay yung mga tao pag may umalis? Siyempre, hindi pwedeng puno kasi baka lumubog. E poi ho preso alcune foto finali per i miei social media. Poi finalmente stavo pronti di nuovo per lasciare la nave. Lì c'erano anche molti marinai italiani. Sono uscito dalla nave e quella è stata la mia prima o probabilmente l'ultima volta che salerò sull'Americo Vespucci, perché chissà quando tornerà qui. Non è possibile dividere la storia. Grazie per aver guardato il mio video. Ciao!